Oggi è il 21 giugno 2020 e a South Garda Karting ci sono 30 gradi. Le condizioni della pista non sembrano essere quelle ottimali, ma nonostante ciò nel primo turno montiamo le gomme LeConte SVB sui classici cerchi OTK MXJ per vedere cosa riesco ad ottenere. Signor Cugini, ehi, andiamo. Inutile dire che ho fatto molta fatica a girare, ottenendo come giro migliore un 47,7, ma in particolare sono riuscito a fare solamente 2 giri su questo tempo, dato che, soprattutto nella seconda parte del turno, sono riuscito a girare solamente ad almeno un decimo in più, per via del surriscaldamento delle gomme. A tal proposito ci accingiamo a cambiare cerchi smontando i vecchi MXJ per sostituirli con gli MXQ. Che per chi non lo sapesse rappresentano un'alternativa meno economica ma più performante dei cerchi OTK sempre in magnesio. Ma ne varrà la pena? Carico? Sì. Andiamo. Chiaramente ne è valsa la pena. Questo perché il cerchio MXQ mi ha aiutato sì ad abbassare il tempo migliore sul giro di più di un decimo, ma inoltre riesce a mantenere la temperatura della gomma più costante su tutta la durata della gara o del turno di prova. Perciò se con gli MXJ si riescono a fare circa 2 o 3 giri buoni prima che si perdano le prestazioni per via della fuoriuscita di temperatura della gomma, con gli MXQ questo numero viene dilatato per tutta la durata del turno, quindi si riesce ad avere una prestazione più stabile e pulita per un numero di giri maggiore. Nel video avete visto infatti una prova di entrambi i cerchi con le LeConte SVB a pari usura.
I risultati, infatti, si sono rivelati coerenti con i pregi degli MXQ sulla carta. In conclusione, reputo l'acquisto di questi cerchi un ottimo investimento per avere un kart che ci permette di avere delle performance più stabili e migliori durante tutta la lunghezza di un turno. Cosicché non avremo più scuse e dovremo concentrarci solamente sulla nostra guida. Detto ciò, sottolineo che non sono un oracolo dell'assetto, ma come molti di voi sto imparando a conoscerlo, ed è per questo che credo sia bene condividere con tutti voi le piccole scoperte che faccio man mano che cresco come pilota. Ormai è qualche anno che vado in KZ, quindi qualche piccola tecnica e segreto ce l'ho da svelarvi. Però fatemi sapere se questo video vi è piaciuto nei commenti e fatemi quindi sapere se ne vorreste vedere altri di simili in futuro. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile e vi possa essere piaciuto, e in tal caso vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Alla prossima!